Care creative, andiamo a fare questo magnifico fiore insieme. È facilissimo. Prendete il filato, giratelo in questa maniera, entrate con l'uncinetto, prendete il filo, quello che avete sul dito, facciamo un punto catenella, rientriamo nel cerchio e facciamo un punto basso e 3 catenelle. Rientriamo nel cerchio e andiamo a fare un altro punto basso. Formiamo 5 archetti in questa maniera, quindi 1, 2, 3 catenelle, entriamo nel cerchio magico, che viene chiamato anche cerchio magico, e facciamo un punto basso, poi 1, 2, 3, punto basso, 1, 2, 3, punto basso. Per adesso sono 1, 2, 3, 4, andiamo a fare 1, 2, 3 e l'ultimo è anche quello insomma di chiusura, quindi tiriamo il cappietto e chiudiamo il lavoro in questa maniera, vedete. Ora mi chiudo qua sul punto basso con una maglia bassissima, porto avanti anche il cappietto iniziale, vado nel primo cerchio disponibile, che è questo qua delle prime 3 catenelle, prendo, faccio un'altra maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle e iniziamo la seconda riga lavorando gruppi di 5 maglie alte negli archetti. Ok, quindi io ho 1, 2, 3 punti alti, il quinto punto alto faccio in questa maniera, 3 catenelle, vado nell'archietto con una maglia bassissima e mi chiudo, e così creo la quinta maglia alta. Vedete, sono 3 catenelle, 3 maglie alte e 3 catenelle, che queste prime, cioè la prima no e l'ultima è formata dalle catenelle, ma l'altezza è sempre della maglia alta. Ora che mi sono chiusa, vedete che qua c'è il punto basso, bene, lo oltrepasso e vado nel punto formato dalle catenelle, l'archietto, no? Con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, carico e vado a lavorare sempre il mio gruppo di 5 maglie alte, che è formato da la prima, che è formata dalle 3 catenelle, le 3 maglie alte in mezzo, e l'ultima, quindi la quinta, è sempre formata dalle 3 catenelle. Mi chiudo con una maglia bassissima, lavoro, mi sposto quindi in questo prossimo archetto con una maglia bassissima, e questo è da fare per tutta la riga. Ho fatto le ultime 3 catenelle, mi chiudo qua con una maglia bassissima, vado a tagliare che non mi serve più questo colore, ok, lo porto qui all'interno, dopodiché potete fare un nodino giusto perché la base insomma del nostro fiore non si smonti. In seguito vi consiglio di fare un lavoro decente tra virgolette con un ago da filo. Adesso io ho due opzioni qua, il fucsia o il giallo. Prenderò il fucsia, che sapete che lo adoro particolarmente. Andiamo a fare un altro lavoro. La mia idea è partita insomma dal fiore del papavero, perché ha questa base di un colore che sfuma in un altro, che in realtà il suo è un rosso scuro e un rosso più chiaro, però il papavero ha 4 petali e l'ho provato, non mi è piaciuto. Nella mia versione ce ne sono 5. È un fiore molto classico, quindi nulla di inventato, però è la mia idea. Prendo il filo, faccio un punto catenella in questa maniera, prendo la mia base, entro con l'uncinetto qui in mezzo al petalo, prendo il filo, vado a fare 1, 2, 3 catenelle, carico l'uncinetto sulla maglia alta dove ci sono le catenelle, entro qua
nella prima che abbiamo fatto, perché questa in realtà è anche la maglia alta di chiusura, andiamo a fare una maglia alta, carico una seconda maglia alta, carico, vado a prendere a rilievo, vedete, proprio, cioè prendo l'uncinetto, entro qui da questo spazietto, esco dall'altro e vado a fare una base della maglia alta molto allungata, notate quanto è lunga, e poi la chiudo, carico l'uncinetto, mi sposto 1 2 sulla terza catenella, vado a fare l'aumento subito, che è una maglia alta, una seconda maglia alta, carico, qui nelle maglie alte intermedie, queste qua in mezzo, non vado a fare altro che lavorare i punti che ci sono, che sono 3, e quindi l'aumento, in poche parole, mi limito di farlo sulla prima e sull'ultima maglia alta, che cioè, facciamo presto a riconoscerli, anche perché i petali sono molto ben evidenziati e sono anche divisi, ma abbiamo anche la possibilità di vederli grazie al fatto che sono lavorate con le catenelle queste maglie alte. Carico l'uncinetto, vado, prendo il filo, allungo il più possibile la base e mi chiudo semplicemente come maglia alta. Adesso dopo lo si va a sistemare meglio. Questo è da farsi per tutta la riga. Io continuo facendo l'aumento qui all'inizio, lavorando tutto in mezzo, e aumento alla fine. In seguito ci ritroviamo che andiamo a chiudere il fiore. Ho lavorato anche l'ultimo punto, mi chiudo qui sulla prima maglia alta con una maglia bassissima. Guardate quant'è carino questo fiore, poi il bello è che vi potete divertire con tutti i colori che desiderate. Ora io continuo con il fucsia, ma potrei anche utilizzare un rosa leggermente più pallido e ancora più pallido, e magari buttarmi sul bianco. Insomma, il numero di righe da fare nessuno ve lo vieta e ve lo dice. Mi raccomando, se aumentate di tante righe, di fare anche qualche aumento intermedio, non solo sui margini, ma aumentate anche in mezzo al petalo. Noi andiamo avanti solo con 3 righe, mi alzo con 3 catenelle, vado a lavorare maglia alta su maglia alta. Qui nell'ultimo punto vedete che qua c'è la maglia alta allungata, vado a fare l'aumento di 2 punti alti. Qui scusate, non prendo il filo, vado a fare un punto basso, carico, nel primo punto alto vado a fare una maglia alta e una seconda maglia alta. Tutto il resto lo lavoro così com'è. In poche parole, questa riga è da fare in questa maniera: si aumenta sul primo punto alto, si aumenta sull'ultimo, e sul punto alto allungato si fa un punto basso. Ci ritroviamo per la terza riga. Ho chiuso la seconda riga, mi sono alzata con 3 catenelle e sto proseguendo il lavoro. Allora, siccome per me questa sarà effettivamente l'ultima riga, io vado a fare un altro lavoro rispetto a quello che dovrebbe fare chi vorrebbe farne un'altra. Allora, se voi volete continuare anche con una quarta riga, vi consiglio di lavorare sempre col punto basso qua, altrimenti andate a fare il punto bassissimo. Caricate, cioè qui vedete mi sono chiusa, non so se si riesce a vedere, qua mi sono chiusa, carico, nel prossimo vado a fare maglia alta, sempre il mio classico aumento, tutto il resto si lavora normalmente. Ora, più si va avanti, più questi petali sono imponenti, sono importanti, sono veramente bellissimi da vedere, perché adesso fra poco vi farò vedere la struttura e ve ne parlo, e
È normale che io consiglio per chi va a fare tante righe di petali di fare anche la base qua un po' più importante rispetto alla mia. Ho fatto l'aumento, qua c'è il punto basso, quindi chi si ferma qui vada a fare la maglia bassissima, altrimenti chi prosegue con altre righe deve assolutamente andare a fare un punto basso normale, invece io lo faccio bassissimo. Bene, vado a finire questa riga, ci ritroviamo col mio fiore finito. Allora, parliamo un attimo di quello che vi dicevo nel video. Per quanto mi riguarda, 3 righe di petalo vanno più che bene su questa base qua. È normale che se voi volete i petali un po' più grandi, qui vi consiglio di non lavorare più con la maglia alta, ma di lavorare con la maglia altissima o comunque con dei giri un po' più importanti. Questa è la prima cosa, ma anche qui di base magari anche qui fate la maglia altissima, così date un po' più di volume alla base. È normale che si aumentano anche i 5 punti, non sono più 5, magari ne fate 6. Questo per un fiore un po' più importante, però vi posso assicurare che anche questo è bello. Stiamo parlando di circa 8-9 cm, quindi per un filo da lavorare con l'uncinetto 3 è un bel fiore. I colori da utilizzare sono moltissimi, potete utilizzare qualsiasi filato, qualsiasi colore, ma anche filati sfumati, perché no. Questa era una mia idea di base, mi piace tanto l'aspetto, cioè io lo vedo bene applicato dovunque con una perlina. Adesso non vi voglio svelare un po' di più, però diciamo che l'ho utilizzato per un progetto, chi mi segue sa già, e c'è una grande soddisfazione. Io qui ho aumentato solo sui margini, vedete come i petali, questa è la parte dietro, ma vedete come i petali si incurvano in questa maniera, perché era questo il mio obiettivo, e i petali sono molto particolari facendoli crescere così, ma se decidete di dare tanto volume ai petali dovete aumentare leggermente anche in mezzo, adesso non esagerate, mi raccomando. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace e fatemi sapere se l'avete provato. Un'altra cosa, a me mi è nata l'idea perché volevo utilizzarlo per applicarlo su dei lavori. Quindi mettete questo filo 2 o 3 volte e vi esce un fiore gigantesco, bellissimo e veramente elegante, perché a me, non so come dirvelo, non perché l'ho creato io, ma mi dà sensazione di eleganza e di, come dire, un qualcosa di particolare. Ecco. Io vi aspetto al prossimo video progetto, fatemi sapere se il fiore vi piace e soprattutto se li create, mi raccomando, vi aspetto sul gruppo Facebook con i vari colori. Grazie di cuore, ci vediamo alla prossima!